Sono Daria Magidi, sono la CEO di Daxo Group e abbiamo deciso di creare questi contenuti, queste pillole per introdurre, avvicinare tutti all'intelligenza artificiale. Abbiamo creato questo contenuto che chiamiamo AI for All. Oggi parliamo di machine learning. Abbiamo visto nella lezione, nella pillola precedente, che tutto il mondo dell'intelligenza artificiale è un mondo molto vasto e che può avere approcci differenti. Da una parte posso imparare estraendo la conoscenza umana e codificandola. Questo approccio più tradizionale prende il nome di symbolic learning, quindi parlo con un esperto, imparo ciò che lui conosce e lo codifico. La mia tesi 30 anni fa era stata fatta così. Parlando con i neurologi avevo estratto la loro conoscenza procedurale, personale e l'avevo codificato. Poi nello stesso momento nasce una nuova branca dell'intelligenza artificiale che si chiama machine learning. Non vado a codificare la conoscenza esistente umana, ma vado a tirare fuori dai dati, machine learning, a prendere dai dati, quelle similitudini, quelle inferenze, quei pattern che fanno sì che i dati possono crescere nella loro, decisione. Quindi io imparo vedendo dei dati, apprendendo dei dati o in un modo della vita reale, oppure dai libri, dai contenuti ad esempio di internet. Infatti noi umani come funzioniamo? Perché abbiamo la conoscenza che abbiamo? Questo si chiama proprio machine learning. Noi impariamo dalle esperienze reali che facciamo. Un bambino vede un gatto passare e la mamma, il genitore, gli dice: questo è un gatto. Le sinapsi del cervello del bambino si connettono e iniziano pian pianino ad associare a quell'immagine questa classificazione, in gergo tecnico si dice labeling. Questa immagine è un gatto. Probabile che la mamma gli dica anche miau. Quindi nelle sinapsis del bambino si crea questa connessione miau. Se io vedo un cane, la mamma, il genitore dice questo è un bau e le sinapsis del mio cervello si connettono e creano due classi separati. Questo è un gatto e questo è un cane. Se io non ho la capacità, la possibilità di vedere tutti gli animali dal vivo, dove li vedo? Nei libri, online, quindi io posso vedere il pappagallo piuttosto che il tucano, animali che io nella realtà non vedo, ma che immaginandomi, vedendoli appunto delle immagini e da internet, io riesco a creare questa associazione. Quindi esattamente come funzioniamo noi, la nostra vista ci dà le informazioni, i nostri neuroni si connettono con delle leggi chimiche, alla fine è proprio una differenza di potenziale che fa sì che una sinapsi si connetta oppure no, nello stesso identico modo abbiamo pensato di creare le cose, questi modelli matematici che chiamiamo reti neurali artificiali. Quindi quando diciamo che questa rete neurale artificiale è in grado di riconoscere ad esempio gli animali, è stato allenato, la parola che si usa, dandogli tutta una serie di immagini di animali. C'è una matrice che codifica questa immagine all'output. Questo è un gatto, questo è un cane, questo è un tucano. Queste matrici, immaginatevi come se fossero dei filtri, si adattano, alla fine ripeto sono matrici matematiche, e in base ai pesi, in base all'immagine che vedono, decidono come classificarlo. Questa è una rete neurale artificiale. Se noi ci pensiamo, questi sistemi, immaginiamo di avere questa rete neurale artificiale all'inizio, vergine, pulito, lo posso, allenare con diverse tipologie di dati. Gli posso dare immagini, gli posso dare testo, gli posso dare dei suoni, gli posso dare dei video, esattamente come funziona il nostro cervello. E allora queste reti hanno delle capacità di apprendimento via via più profonde. Quindi quando parliamo di reti neurali profonde, deep learning, stiamo parlando di una cascata di reti
che magari la prima fa la cosa più facile. Supponiamo che devo riconoscere nella guida automatica delle macchine se quello che ho davanti è un trattore piuttosto che una macchina. La prima rete neurale mi fa questa elaborazione, si chiama image processing. Riconosco che davanti a me ho una macchina. La seconda rete magari mi identifica il colore, la terza rete identifica il modello, la quarta rete è in grado di dirmi ad esempio la targa e automaticamente arrivo anche al proprietario. Questa sequenza sempre più profonda prende il nome di deep learning. E dov'è che l'avevamo visto nella nostra vita? Quando noi parliamo con un assistente vocale tipo Alexa, tipo Siri, stiamo di fatto scatenando delle reti neurali sempre più profonde, per cui ad esempio se io dico Alexa dammi la musica di un cantante, Alexa va a codificare nel suo grande rete neurale la parola ascolto, musica, il nome dell'artista e mi dà la risposta. Questa cosa prende il nome di Natural Language Processing, NLP. E tutte le volte che noi interagiamo con Alexa stiamo trasformando la nostra voce, il parlato, in testo che lui è in grado di elaborare. Viceversa, quando Alexa ci risponde, prende il dato, il testo e lo trasforma in speech, text to speech, speech to text. Alexa non fa altro che elaborare dei dati in una rete neurale ed è in grado quindi, ad esempio, di prendere un documento e vedere dentro al documento se ci sono delle similitudini, delle frasi che si ripetono. Tutta questa branca di Natural Language Processing ci serve, lo vedremo molto, quando poi parleremo dell'AI generativa. Altra cosa in cui questi sistemi di reti neurali sono molto brave sono il riconoscimento di immagini e di oggetti. Quindi si dice image processing piuttosto che object recognition. Quindi io sono in grado pian piano con un video a far vedere alla mia rete neurale questo cestino piuttosto che questa pianta. Nella vita di tutti i giorni questi sistemi sono intorno a noi, quindi quando voi prendete il vostro cellulare e fa il Face ID sta riconoscendo il vostro volto e lo sta classificando. Quando voi prendete tutte le vostre immagini e automaticamente il sistema dice vuoi vedere tua figlia, vuoi vedere tuo marito, gli dà il nome, sta facendo esattamente questa classificazione di cui abbiamo parlato. Allora io posso usare questi sistemi di riconoscimento biometrico ad esempio nell'elaborazione dei documenti, piuttosto che posso usare l'impronta, piuttosto posso usare questi sistemi nel riconoscimento documentale. Capite che il fatto che questi sistemi sono in grado di riconoscere sia testi, sia immagini, sia suoni, fa sì che hanno una capacità di classificazione molto importante. Se noi abbiamo questa capacità di elaborare questi dati, fino a poco tempo fa, fino a 3 anni fa, questi sistemi, li chiamiamo intelligenza artificiale tradizionale, analitica, mi elaboravano nei dati le tendenze. Quindi ad esempio in una banca potevo vedere le tendenze di un'azienda se si comportava bene oppure no, potevo fare quella che viene chiamato fraud detection, vado a vedere se c'è una frode. Vedremo che con la nuova generazione di AI, la cosiddetta AI generativa, queste capacità vengono rese ancora più esponenziali. Quindi se l'altra volta un po' mi avete seguito, avete iniziato un po' a lavorare con questi sistemi generativi, provate questa volta a dargli delle immagini, dei testi e vediamo se sono in grado di riconoscerli e di elaborarli. Grazie.